Ciao a tutti! Oggi parliamo di nuovo della tecnica delle stacking parts. In particolare, oggi voglio farvi vedere un caso particolare in cui, attraverso la stampa di un unico piatto, con la mia LGU Saturn 3 Ultra, sono riuscito a stampare tutti questi pezzi. Se vi interessa, quindi continuate a seguire questo video. Ho deciso di riprendere la tecnica delle stacking parts per farvi vedere un'applicazione. Dopo aver pubblicato infatti il mio video, ho ricevuto diversi commenti un po' contrastanti. Io però sono convinto della bontà di questa soluzione e voglio farvi vedere appunto un caso particolare attraverso cui ho potuto stampare 5 robot di dimensione di circa 18 cm attraverso un unico piatto di stampa. In questo video vedremo non soltanto il risultato finale, ma anche tutte le fasi di preparazione. E se volete sapere di più di questa tecnica, il link trovate in descrizione per il primo video, dove vi spiego esattamente cos'è la tecnica delle stacking parts. Quindi una volta che avremo tutti i pezzi 3D, dovremo prepararli all'interno del nostro software di modellazione in maniera tale che possano creare un unico blocco, che poi andremo ad importare in Chitubox. Quindi vedremo le tre fasi sostanzialmente, che sono quelle della preparazione nel software di modellazione, la preparazione, quindi la configurazione in Chitubox o comunque in un software di slicing similare. Io ho usato Chitubox, ma ovviamente il processo è del tutto simile anche negli altri software di slicing, e poi il risultato finale vero e proprio, e andremo a vedere appunto come sono venuti tutti questi pezzi. Io sono piuttosto soddisfatto e quindi andiamo subito a vedere partendo proprio dal software di modellazione. Allora, come primo passaggio, la cosa da fare è cercare di replicare il più fedelmente possibile il nostro volume di stampa. Quindi ci basterà realizzare un parallelepipedo che corrisponde appunto all'area di stampa, quindi alla larghezza, profondità e all'altezza del nostro volume di stampa. Quindi ovviamente quando dobbiamo applicare la tecnica delle stacking parts dobbiamo basarci su uno specifico volume di stampa, quindi su una specifica stampante. In questo caso il volume di stampa che ho preso in considerazione è quello della mia stampante, che corrisponde ad una LGU Saturn 3 Ultra, quindi ha circa 219 mm per 123 mm per un'altezza, quindi un asse Z qui, di circa 260 mm. Basandoci su questo, quindi possiamo andare a sviluppare il nostro layout, il layout delle nostre parti impilate. Ora non badiamo al software che utilizzeremo, perché qui si tratta semplicemente di andare a creare un cubo e poi a modificare eventualmente i suoi lati, quindi non considerate il software che sto utilizzando io, che è Lightwave 3D, ma appunto per fare questo potete utilizzare un qualunque software. Anche per tutto il resto della descrizione appunto che vi darò in questa parte del video, non considerate il software come il software che dovete andare ad utilizzare per forza per applicare la tecnica delle stacking parts, perché tanto alla fine noi andremo ad utilizzare funzioni molto molto basiche per il posizionamento, quindi si tratterà di utilizzare funzioni di spostamento di un oggetto, rotazione ed esportazione. Sostanzialmente abbiamo soltanto queste tre funzionalità da utilizzare, quindi individuatele, per brevità vi dico, individuatele nel vostro software preferito e sicuramente andremo ad utilizzare soltanto queste. Oltre ovviamente a quello che vi ho appena detto, cioè quello di creare il vostro parallelepipedo che corrisponde al vostro volume di stampa. Fatto questo, quindi possiamo cominciare a posizionare i vari oggetti. Io li ho già cominciati a organizzare, Lightwave 3D dà la possibilità di avere diversi layer e quindi ho già cominciato ad applicare appunto i miei layer di posizionamento. Vi faccio vedere il primo layer, mettiamo il primo layer in evidenza, in primo piano, e il secondo, quello del volume di stampa, in secondo piano. Quindi vediamo che ho applicato il corpo in fondo allo schermo. Noi consideriamo che il nostro piatto comincia qui, quindi lo applica. Non è necessario ovviamente inserirlo, attaccare l'oggetto al piatto, ci basterà avvicinarlo e ci basterà prendere in considerazione e ricordarci il fatto che nel momento in cui noi andiamo ad importare un oggetto nel software di slicing, come ad esempio succede in Chitubox, comunque l'oggetto viene attaccato al piatto, salvo poi essere di nuovo disallineato, leggermente
spaziato nel momento in cui andiamo ad aggiungere i supporti. Quindi posizioniamo l'oggetto, io ho cercato di metterlo così tenendo in considerazione che dovremmo creare 5, un attimo che adesso faccio vedere lateralmente, ecco qui, non so se vedete, dovremmo creare 5 colonne di oggetti, 5 colonne diverse, quindi una colonna singola per un singolo robot. L'obiettivo infatti è quello di creare i 5 micronauti, quindi avere una singola colonna, una colonna intera per un unico robot e poi replicare questa colonna 5 volte per avere quindi il robot completo. La mia idea è quella di replicare però le colonne soltanto con le parti condivise dei 5 robot, quindi sostanzialmente tutto il corpo e tutti gli accessori tranne le teste. Le teste saranno messe alla fine come ultima parte. Questo perché, avendo un'unica colonna di oggetti, potrò replicarla direttamente all'interno di C2Box, quindi tutte le impostazioni di C2Box che io applicherò a una singola colonna, ad esempio la foratura, il creare, ad esempio, il bucare l'oggetto, quindi crearlo cavo, oppure creare tutti i buchi di scolo, oppure creare tutti i buchi di scolo nelle varie parti degli oggetti. Una volta che avrò finito di realizzare tutto questo per una singola colonna, potrò replicare quella colonna per altre 4 volte e quindi mi alleggerirò tantissimo il lavoro. Se però in una stessa colonna dovessi aggiungere ogni specifica testa, quella colonna non la potrei replicare facilmente, dovrei creare una singola colonna per ogni che si va a completare con una testa diversa e poi creare tutte le ottimizzazioni in C2Box, e questo farebbe sì che dovrei realizzare tutte quelle operazioni di C2Box che invece vorrei fare su una sola colonna, le dovrei fare per 5 volte e questo non mi sembra una grande ottimizzazione. Quindi procediamo e cominciamo ad andare a posizionare quindi questo oggetto. Lo scegliamo se posizionarlo leggermente più verticale o scegliamo se posizionarlo un po' più verticale o leggermente più rivolto verso l'alto. Io preferisco rivolgerlo verso l'alto perché tutti i supporti poi che andranno ad essere realizzati da C2Box in automatico coinvolgeranno soltanto la parte sottostante ed eventualmente retrostante, quindi la schiena, mentre i supporti che verrebbero creati nella parte frontale sarebbero realmente minimi, probabilmente soltanto in questa parte qui. Ed è quello che voglio per cercare di mantenere il più integro possibile l'aspetto almeno della parte frontale, che è la parte più importante per quanto mi riguarda del robot. Allora, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che qui andiamo a creare il nostro box, che dovrebbe essere quello che rappresenta il volume di stampa della nostra stampante 3D, in questo caso la Saturn 3 Ultra della LGU. Quindi, siccome dovremo andare a realizzare 5 copie dei nostri robot, ma ci servirà un'altra fetta del volume di stampa per andare ad inserire soltanto le teste, è il caso di andare a rappresentare appunto questa differenziazione, questa suddivisione direttamente nel parallelepipedo che appunto ci servirà come riferimento per posizionare gli oggetti. Quindi questo è il nostro parallelepipedo. In realtà potremmo anche fare un'altra cosa, ovvero andare a ingrandire leggermente lo spazio occupato dalle 5 fette che rappresentano, diciamo, lo spazio dove dobbiamo andare ad inserire gli oggetti del corpo del robot, e invece l'ultima fetta, l'ultima parte, quella delle teste, lo potremmo fare leggermente più piccola. Adesso vado ad occhio, quindi in questo modo abbiamo realizzato la fetta dove andremo a posizionare le teste un po' più piccola, e abbiamo invece 5 fette un po' più grandi per posizionare invece i nostri oggetti, che sono invece più grandi, quelli del corpo. Con questo ovviamente abbiamo un riferimento molto più accurato, molto più preciso per andare a posizionare i singoli elementi del singolo robot. Prendiamo in primo piano il primo robot, in questo caso il torace, e lo andiamo a posizionare, vedete, un pochino meglio. In realtà questo sarebbe uscito fuori, non so se riuscite a vedere, questo è lo slice, la porzione che possiamo occupare. Quindi andiamo a posizionare un pochino meglio il nostro robot, e quindi
anche a ruotarlo un po'. E quindi adesso possiamo andare ad orientare meglio il nostro modello in maniera più accurata. Io vi consiglio di non attaccare il modello esattamente al bordo inferiore, perché ricordiamoci che nel momento in cui andremo nel software di slicing ad importare appunto il modello, il software di slicing nel momento in cui andrà ad applicare i supporti sposterà verso l'alto tutto il modello che abbiamo caricato. Quindi non possiamo in realtà sfruttare tutta l'altezza del volume di stampa, ma dobbiamo comunque limitarci a diciamo, mantenere quei 5-6 mm di tolleranza, per evitare che poi la parte superiore del nostro modello venga tagliata durante la stampa, quindi non venga stampata correttamente. Quindi abbiamo creato il nostro oggetto, abbiamo inserito il primo oggetto, abbiamo inserito più o meno al centro. Ora che facciamo? Prendiamo le braccia, io le ho già create, e le andiamo ad inserire sopra il nostro modello. Io ho pensato di applicare le braccia sopra il corpo. Ovviamente dobbiamo posizionarle un pochino meglio, perché altrimenti appunto non rientreranno nello slice che abbiamo a disposizione. Quindi ruotiamole leggermente anche in questo caso, cercando però di non metterle completamente verticali, per dare la possibilità di far scolare la resina in eccesso, perché nel momento in cui andremo a bucare in C2Box questo oggetto, l'unica parte bucata sarà l'interno della spalla, quindi non avremo altri buchi e quindi appunto l'unica parte dove potrà scolare sarà questa qui. Quindi andiamo a posizionare un pochino meglio, cercando di metterlo centralmente. Possiamo anche avvicinarlo un pochino al corpo, ma cercando di evitare appunto il contatto completo. Quando siamo soddisfatti, diciamo, del posizionamento, possiamo rilasciare e possiamo passare al prossimo oggetto. In questo caso si tratta di una gamba. Io già l'ho posizionata, come potete vedere appunto si trova leggermente spostata, quindi cerchiamo di applicare uno spostamento, che sono spostamenti abbastanza semplici, sono soltanto appunto traslazioni, movimenti, quindi dobbiamo soltanto muovere il nostro oggetto e ruotarlo. Come vi dicevo, possiamo usare un qualunque software 3D, quello che ci piace di più, quello con cui ci troviamo meglio. Io qui ho posizionato la gamba e adesso la gamba si trova perfettamente all'interno del nostro parallelepipedo di riferimento. A questo punto quindi possiamo copiarla e inserirla nel nostro oggetto principale. Stessa cosa facciamo per l'altra gamba, posizioniamola un pochino meglio, ruotiamola, come vedete anche lateralmente la gamba è posizionata correttamente all'interno del nostro rettangolo di riferimento. Se non ci piace il fatto che questa gamba è troppo vicina, probabilmente appunto la terna corpo e due braccia l'abbiamo posizionati un po' troppo, non perfettamente al centro. Quindi che facciamo? Selezioniamo gli oggetti e con le due gambe di riferimento vicine andiamo a spostare leggermente in maniera da centrare, se siamo appunto molto fiscali da questo punto di vista. Fatto questo, possiamo copiare questa seconda gamba e incollarla nel nostro file principale. Quindi, come vedete, abbiamo creato un unico oggetto formato da 5 parti distinte, e queste parti distinte si trovano perfettamente all'interno della porzione del nostro volume di stampa. Ora, il corpo è finito, tuttavia i micronauti hanno anche degli accessori in più, ovvero dei razzi che si trovano sulle spalle, sono attaccati al corpo del robot tramite una specie di zaino. Nella mia interpretazione ho fatto questo zaino leggermente diverso rispetto a quello originale, che si incastrava tramite dei perni, dei pioli di plastica nel retro del robot, sulla schiena del robot. Io invece ho optato per una soluzione magnetica, anche questa, e quindi adesso andiamo a inserire all'interno di questa colonna anche gli accessori del robot. Quindi andiamo nel progetto principale dei micronauti,
dove abbiamo il robot composto da pezzi separati, e andiamo a prenderci il primo oggetto, quindi il primo razzo, la parte inferiore. Portiamolo su un layer diverso, ricopiamo gli oggetti, il mantello non ci serve in questo caso perché riguarda un unico robot Imperor e non rientra in questo tutorial, diciamo, in questo video. E infine lo zaino, e possiamo iniziare a posizionare il nostro primo oggetto, che è appunto il primo razzo, la parte inferiore del primo razzo, chiudiamo i layer, e lo posizioniamo sopra, ad esempio sopra una gamba. Molto semplicemente tagliamo e incolliamo qui. Facciamo la stessa cosa per simmetria con l'altro razzo, teniamoci sempre di riferimento per sicurezza la griglia del nostro volume di stampa che abbiamo a disposizione, e lo posizioniamo anche qui sopra una gamba, sopra l'altra gamba. Se vogliamo possiamo cercare di allineare correttamente i due razzi, lo tagliamo e lo incolliamo. Ora abbiamo ancora da gestire questi tre elementi. Prendiamo la prima punta e la andiamo a spostare, andiamo ad inserire. Adesso vediamo, io ancora non l'incollo perché non sono tanto sicuro di come gestire i tre oggetti restanti. Non vorrei sviluppare troppo in altezza il modello per ridurre anche i tempi di stampa, e vorrei cercare anche di tenerli tutti quanti abbastanza compatti, abbastanza vicini l'uno all'altro. Questo mi consentirà anche di avere dei supporti più fitti e quindi avere dei supporti che possano lavorare bene anche su quegli oggetti che si trovano più in alto. Quindi vediamo un attimino come posizionare al meglio lo zaino anche in relazione alle due punte. Allora, vediamo un attimino, sto facendo questo progetto insieme a voi praticamente, e diciamo che potremmo anche essere soddisfatti in questo modo. Magari per ottimizzare un pochino meglio gli spazi potremmo ruotare leggermente lo zaino. Vedete, lo zaino qui non è ben allineato con gli altri oggetti, possiamo anche allinearlo, anche se poi qui rischiamo di andare a toccare, non sembrerebbe, però non voglio avvicinarmi poi troppo. Diciamo che potrebbe andare bene, anche se non sono totalmente simmetrici gli oggetti, non fa niente, non è un problema. Quindi possiamo rilasciare il nostro zaino, possiamo anche avvicinarlo un po', vedete, ben distante da un po' tutti gli oggetti, e quindi lo zaino lo prendiamo e lo incolliamo nel nostro oggetto finale. Infine abbiamo le due punte dei razzi e secondo me può andare bene così. Le lasciamo quindi in questo modo, anzi le allineiamo un pochino meglio più al centro, quindi le prendiamo entrambe e le incolliamo. In questo modo abbiamo realizzato il nostro singolo oggetto che, come vedete, rientra perfettamente in una delle 5 porzioni, in realtà sono 6 come vi dicevo all'inizio, nelle nostre porzioni che ci servono per poter poi duplicare l'oggetto all'interno di C2Box. Quindi che facciamo adesso? Possiamo salvare l'oggetto così creato e quindi poi salvarlo in STL o in OBJ e passare direttamente in C2Box per il setup per la stampa. Salviamo e andiamo direttamente in C2Box. Ed eccoci in C2Box, l'ultima versione. Faremo tutto quanto con la versione completamente gratuita, quindi all'avvio lui ci chiederà di entrare con il nostro account, che ci dà la possibilità anche di avere appunto una free trial di 7 giorni per le funzionalità pro, ma noi andiamo avanti senza nemmeno attivare le funzionalità pro e andiamo appunto nella versione completamente free. Ed eccoci dunque al nostro progetto. Io ho già di default ovviamente la stampante configurata dentro C2Box come le Lego Saturn 3 e la standard resin normal. Quindi detto questo possiamo andare ad importare il nostro modello, quindi possiamo importare il nostro modello, clicchiamo col destro, andiamo su Open, il nostro modello è questo puntino piccolissimo che andremo ad ingrandire adesso, questo è dovuto a problemi di conversione di Lightwave con le unità di misura, e quindi andiamo a ingrandire il nostro modello, andiamo ad aggiungere qualche zero qui e questo è il nostro modello. Ovviamente è disteso sul piatto e noi andiamo adesso a ruotarlo. Ecco qui, come abbiamo visto prima, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo orientare questo modello qui, quindi andiamo a ruotare, ok, e lo posizioniamo in questo modo qui. Posizioniamoci, ovviamente facciamo attenzione
lui ci dice, C2Box ci dice che il modello non è posizionato correttamente, infatti ci fa vedere che la punta del piede e una parte della coscia sono colorati in rosso, dobbiamo posizionare correttamente finché vediamo anche le estremità del nostro bounding box dell'oggetto e finché appunto tutto il nostro modello è completamente azzurro. Quindi in questo modo il modello è perfettamente stampabile. Cerchiamo di non posizionarlo troppo al bordo del piatto perché comunque avremo bisogno di una serie di supporti per poterlo stampare correttamente ed è meglio che lasciamo un po' di spazio per appunto per i nostri supporti, non troppo perché sennò poi non avremo più lo spazio per poter aggiungere le nostre teste. Quindi qual è lo scopo di tutto questo? Adesso vi faccio vedere velocemente quello che andremo a fare. Quindi andiamo a duplicare questo oggetto 3, 4 e 5. Abbiamo duplicato 5 volte l'oggetto base e quindi quando andremo a stampare avremo 5 oggetti completamente uguali. Ovviamente C2Box quando fa questo, cioè quando facciamo CTRL-C, CTRL-V, lascia un po' di margine, vedete, possiamo vederlo qui, lascia questo margine tra i due modelli. È un margine eccessivo che non ci dà la possibilità di avere lo spazio sufficiente poi per andare ad inserire l'ultima porzione con le teste. Cercheremo poi successivamente di avvicinare questi oggetti, quindi selezionando ogni layer per cercare di avvicinarli il più possibile senza ovviamente farci dare una colorazione rossa che sostanzialmente vuol dire che i due modelli si stanno sovrapponendo. Vedete, questo non va bene, dobbiamo allargare finché non troviamo una giusta distanza. I due modelli così sono un pochino uno sopra l'altro, ma in realtà tutti gli oggetti che ne fanno parte non si toccano. Quindi anche questa configurazione potrebbe andare bene. Ok, questa è vi sto facendo vedere il risultato finale. In realtà adesso cancelliamo i 4 layer che abbiamo creato e concentriamoci sul primo. Questo perché dobbiamo, per avere una stampa corretta e completa, dobbiamo fare tutte le ottimizzazioni, tutto il nostro setup sul primo layer e poi successivamente duplicarlo. Quali sono i nostri setup? Quello che normalmente faccio io è bucare l'oggetto e aggiungere dei fori di scolo per dare la possibilità appunto alla resina in eccesso, la resina che si trova all'interno dell'oggetto, di poter scolare e quindi non trovarsi poi erroneamente all'interno dell'oggetto e quindi poi creare successivamente dopo la stampa, dopo la cura, magari dopo la verniciatura, problemi, spaccature e cose del genere. Quello che farò adesso è innanzitutto bucare tutto questo modello e per farlo ovviamente essendo un unico modello basterà applicare semplicemente il comando hollow, vedete, che applicherà gli stessi parametri su tutti gli elementi di quest'unico oggetto. Quindi clicchiamo, facciamo una precisione media, e io normalmente come wall thickness lascio quello di default e quindi andiamo a fare apply, lasciamo l'animation così vi faccio vedere il risultato, attendiamo ed ecco qui l'animazione e quindi abbiamo il nostro oggetto di cui possiamo vedere la preview. Ok, fatto questo, adesso dovremo andare a creare i famosi fori di scolo di cui vi avevo parlato. Clicchiamo sul comando drill e iniziamo l'operazione. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile per cercare di creare dei fori abbastanza centrali. Io cerco di posizionarli sempre in punti che non si vedono. In questo caso, come vedete, qui andrò a posizionare i magneti. Quindi questo foro cercherò innanzitutto di non farlo dello stesso diametro del buco per dare la possibilità al magnete di trovare un minimo appoggio, e però cercando di crearlo il più grande possibile in maniera tale che un bel foro di scolo avrà più capacità appunto di far scolare la resina. Quindi abbiamo trovato questo punto, io sono soddisfatto e andiamo a cliccare. Mi pare che vada bene e andiamo a fare apply. Stessa cosa sull'altra gamba. Quello che dobbiamo tenere a mente, vedete abbiamo creato un foro, quello che dobbiamo tenere a mente, dicevo, è che dobbiamo ricordarci tutti gli elementi
a cui dobbiamo applicare i fori, perché se ci facciamo prendere dalla fretta poi magari ci dimentichiamo di qualche buco e questo potrebbe essere un grosso problema una volta che abbiamo finito le nostre stampe, oltretutto duplicate. Quindi andiamo a duplicare il problema su n elementi. Quindi andiamo ad applicare questo buco, dobbiamo fare attenzione, vedete il foro è troppo lungo, andrebbe a bucare la parte superiore del piede, quindi dobbiamo andare a ridurre la profondità da 8, andiamo a ridurla, proviamo a 3. Ok, 2 dovrebbe andare bene. Ho dimenticato di deselezionare Retain Plug, lui mi sta creando per ogni buco che facciamo il modello del buco in maniera tale che se volessimo poi potremmo andare a stampa finita, potremmo andare a reinserire questi tappi in maniera tale da coprire appunto i buchi che stiamo creando. In realtà non ci servono, quindi il Retain Plug possiamo anche deselezionarlo. Proseguiamo il nostro lavoro inserendo altri buchi, applichiamo e quindi abbiamo creato la gamba completa e lui ci sta comunicando, insomma facendocela vedere blu, che effettivamente la gamba è appunto completa a tutti gli effetti. Non avrà problemi nel corso della stampa, non ci saranno delle sacche di resina liquida. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro piede, proseguiamo con magari qui riduciamo il diametro un pochino, 4,5, proseguiamo quindi con, stavo dicendo, con le braccia, si calcolerà e vedrà che adesso non ci sono più sacche. Rimane questa sacca, ma preferisco tenerla e rischiare che non andare a bucare questa parte della mano. Questa cosa andiamo sullo zaino, buchiamo qui, anche se dobbiamo stare attenti. Ecco, ok, possiamo bucare e applichiamo altri fori da quest'altra parte. Abbiamo applicato nello zaino, nel foro dove andrà il magnete per far collegare lo zaino al corpo, mentre questi due fori saranno quelli in cui ci saranno i magneti che collegano lo zaino con i due razzi. Quindi mancano i razzi e il corpo. Per quanto riguarda i razzi, andiamo, come potreste aver intuito, andiamo come sempre ad applicare i nostri buchi lì dove andremo ad aggiungere i nostri magneti. Quindi entriamo qui e applichiamo, andiamo qui e applichiamo il secondo buco. Ora, per cercare di trovare un altro posizionamento nascosto, dovremmo andare qui in fondo, però è troppo sacrificato e probabilmente poi non sarebbe efficace. Quindi a questo punto, siccome i razzi sono comunque, la parte bassa dei razzi è comunque coperta dalla punta dei razzi, andiamo a creare dei buchi di scolo qui intorno a questa parte circolare, cercando di farli più piccolini. Ne possiamo fare anche più di uno, sarà sicuramente più efficace. Bene, abbiamo creato altri buchi di scolo. Un'altra parte dove potrebbe essere interessante andare a creare un altro buco di scolo è la parte interna degli scarichi dei razzi. Però, visto il posizionamento che abbiamo creato, potrebbe essere complicato. Questo è uno dei problemi della tecnica delle stacking parts. Non riusciamo a volte ad arrivare in alcuni punti perché magari appunto le parti si sovrappongono e quindi diventa difficile poterci lavorare. Ora, un'altra cosa che andiamo a fare, il primo elemento che ci manca è il torace, il corpo, e il corpo sicuramente non ci dà problemi, è quello, anzi, forse anche il più divertente. Come profondità possiamo anche aumentare, passiamo a collegamento delle spalle,
Ecco qui. Ora un altro buco che possiamo fare è questo qui dietro, dove andremo a inserire un altro magnete, e quindi prendiamo e buchiamo. Altri due buchi sono qui sotto. Infine l'ultimo buco potremmo farlo laggiù, ma io mi fermerei qui perché il modello comunque ha 6 buchi di scolo che mi sembrano più che sufficienti. Fatto questo, non abbiamo completato, mancano le punte, mi ero dimenticato, e qui per le punte facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi andiamo a bucare più volte la parte bassa. Ok, e quindi abbiamo il nostro modello pressoché completato. Mancherebbe questa parte, ma probabilmente è un errore in fase di modellazione. Non ho applicato bene il comando booleano quando ho unito il pugno con il braccio. Comunque, andiamo avanti. Ricordiamoci di eliminare i tappi, chiamiamoli così, che abbiamo creato all'inizio, che mi ero dimenticato appunto di deselezionare questa opzione Retain Plug, quindi eliminiamola tranquillamente. Abbiamo creato l'ottimizzazione per il nostro modello. Quello che ci manca adesso è creare i supporti per il modello. Quindi selezioniamo il nostro modello e andiamo nella scheda dei supporti. Io vado normalmente con l'auto support, quindi li creo automaticamente, e normalmente nella versione precedente di C2Box andavo con quelli leggeri. Qui vedo che c'è nell'ultima versione c'è quella adattiva che in realtà non ho mai usato. Ho sempre usato questo tipo di supporti, nemmeno i forked, anche perché credo che siano nuovi rispetto al passato. Lascio tutte le opzioni di default e seleziono Light Support. Dopodiché vado su Apply, vedete lascio anche Basic, e andiamo sulla generazione dei supporti automatici. Sono stati creati. Se torniamo nella visualizzazione standard, usciamo dai supporti, e quindi questa è la nostra foresta di supporti che sono stati creati. Qui c'è un supporto che finisce fuori, quindi magari cercheremo di posizionare diversamente il modello, vedete, per cercare di reinserire questo supporto all'interno del nostro volume di stampa. Non fa niente se una parte della base non verrà stampata, questa semplicemente non verrà stampata, non avremo un errore in fase di stampa, semplicemente appunto, come dicevo, non verrà stampata, ma non ci interessa. Possiamo lasciare così. Anche qui c'è una piccolissima parte dei nostri supporti che non vengono stampati. Quello che bisogna fare adesso è revisionare un po' tutto il progetto per verificare se tutti gli elementi sono ben supportati. Quello che di solito succede, e che vi consiglio, è di andare ad aggiungere manualmente dei supporti sugli elementi che si trovano più in alto, perché sono quelli che hanno più problemi. Ad esempio, vedete qui, lui ha creato, C2Box in automatico, ha creato un supporto automatico per andare a sorreggere la punta, ma qui non lo ha fatto. Quindi questa punta potrebbe essere stampata correttamente, questa forse sì, forse no. Quello che possiamo fare è quindi andare a aggiungere dei supporti manuali, quindi andiamo nella sezione support e andiamo a selezionare manual support. Dopodiché possiamo andare ad aggiungere dei supporti dove pensiamo che possano essere necessari. Io quello che vi consiglio è negli elementi che si trovano più in alto di aggiungerne abbastanza. Quindi proviamo ad aggiungere supporti, ovviamente per non avere problemi di visualizzazione partite sempre dai supporti più in basso e man mano progredite verso l'alto. Il segreto è comunque quello di fare delle prove, perché non sempre tutte le configurazioni sono corrette. Ricordiamoci che
all'aumentare dei supporti aumenterà anche la quantità di resina che andremo ad utilizzare, quindi più supporti mettiamo, più il nostro modello, la nostra stampa costerà. Però questo è essenziale se vogliamo che la stampa, soprattutto dei pezzi piccolini che si trovano più in alto, possa avvenire correttamente. Un'altra cosa importante è che se non avete un computer abbastanza performante potreste avere problemi nella gestione di progetti, diciamo, grandi come questo, anzi questo non è nemmeno un progetto troppo grande. Quindi procedete aggiungendo una serie di supporti come meglio credete. Vi ripeto, l'obiettivo, il segreto è fare delle prove. Magari ogni tanto cercate di metterne anche qui. Qui lui sta creando dei supporti, ma in realtà sono interni, li sta creando internamente, ma a noi non fa niente, non ci interessa, l'importante è che li crei. Questi supporti probabilmente in fase di post stampa dovremo andarli a togliere carteggiando o semplicemente togliendoli con un'unghia o qualcosa del genere. Ma l'utilità comunque è che questi supporti saranno interni appunto all'oggetto e che comunque appunto saranno comunque dei supporti che esistono. Adesso vado velocemente, adesso ormai avete capito qual è il lavoro da fare. L'importante è che siate soddisfatti del vostro lavoro, dell'aggiunta dei supporti. Una volta che appunto siete arrivati a una situazione che vi soddisfa, possiamo andare a tornare al nostro progetto, quindi tornare alla sezione Prepare e duplicare il nostro progetto, quindi l'oggetto da stampare con tutti i suoi supporti e con tutte le impostazioni di stampa. Quindi abbiamo bucato, abbiamo inserito i buchi di scolo e quindi possiamo duplicare finalmente il nostro layer. Ne abbiamo messi, mi sembra, 4. E andiamo ad avvicinarli il più possibile in modo da evitare che si sovrappongano. Ecco qui, e quindi abbiamo creato il nostro set di 5 oggetti a cui poi andremo a creare un altro layer, un altro elemento che sarà appunto un elemento formato da tutte e 5 le teste. Io già l'ho creato e quindi lo inserisco in automatico per farvi vedere il risultato. Ed ecco quindi le nostre teste che abbiamo caricato e sono pronte per essere anch'esse stampate. Quindi in questo modo abbiamo, come sapete, i micronauti sono 5 robot che sono totalmente uguali come forma per quanto riguarda il corpo e cambiano soltanto le teste. Quindi in questo modo abbiamo ottimizzato il processo di realizzazione e con un unico piatto riusciamo a stampare 5 oggetti contemporaneamente. Io ho scelto di non bucare le teste, quindi le teste le stamperò piene, quindi devo soltanto andare ad aggiungere i supporti per le teste ed essendo posizionate in basso non avranno bisogno nemmeno di supporti troppo complicati, quindi andiamo di Auto Support, Light e andiamo ad applicare i nostri supporti. Andiamo a risolvere il problema e quindi, come dicevamo, abbiamo completato il nostro piatto di stampa e non ci rimane che cliccare sul pulsante Slice per effettivamente creare il file che poi potremo dare alla nostra stampante. Clicchiamo quindi sul pulsante relativo, si aprirà il pannello di controllo e clicchiamo su Slice. Aspettiamo che il sistema completi tutto il processo e ci verrà proposto il riepilogo della stampa che andremo a fare con queste impostazioni. Ecco, abbiamo finito, quindi sono state create tutti i layer della stampa e possiamo vedere che il volume di stampa che sarà necessario sarà di circa 500 ml, 450 ml di resina per un peso di circa mezzo chilo e per un prezzo di circa $15 perché io precedentemente
avevo impostato a $30 al litro la resina Standard Grey, ma ovviamente adesso i prezzi sono molto diminuiti. Il tempo di stampa è di 9 ore e 37 minuti per questa altezza che è comunque piuttosto importante. Ok, fatto questo, non ci resta che cliccare sul pulsante salva per effettivamente trasferire l'oggetto che abbiamo preparato e per poterlo poi inviare alla nostra stampante o mettendolo su una chiavetta oppure tramite rete, appunto se abbiamo la stampante connessa in wireless alla nostra rete. Ok, quindi adesso quindi passiamo direttamente al risultato della stampa. Allora, dopo aver fatto un pre-wash che ovviamente non è completo perché comunque ci sono alcuni dettagli che devono essere ancora rimossi, un po' di resina è ancora rimasta all'interno del modello, come possiamo vedere qui ancora ha continuato a scolare, anche se questa tendenzialmente dovrebbe essere più acqua vista la liquidità che c'è, però sicuramente c'è anche un po' di resina qui in mezzo. Adesso però in questa fase voglio farvi vedere il risultato finale cominciando a staccare alcuni supporti. Dobbiamo stare però molto attenti a staccare appunto i supporti perché è possibile, è già successo, ho fatto una stampa di prova di Emperor che magari vi farò vedere successivamente, in cui effettivamente alcuni pezzi si sono rotti. Quindi dobbiamo stare molto attenti perché appunto molti dettagli sono molto piccoli e si possono appunto confondere e si possono rompere insieme alla rimozione dei supporti stessi. Quindi procediamo con cura, vedete alcuni supporti già si sono rotti soltanto nella fase di lavaggio e hanno già staccato alcuni pezzi. Quindi vedete, ecco un altro pezzo che si è staccato, lo portiamo, lo appoggiamo qui, ecco altri pezzi che hanno cominciato a staccarsi. Cerchiamo di essere molto molto delicati, cercando di rimuovere innanzitutto i pezzi superiori per poi procedere con quelli che si trovano più alla base, anche perché quelli superiori sono anche quelli un po' più delicati. Ecco, possiamo vedere che alcuni oggetti non sono venuti correttamente. Diciamo, questo ve lo faccio vedere, non so se lo vedete. Questa parte inferiore del razzo è venuta abbastanza bene, mentre ad esempio la punta qui si è rotto il supporto interno, che invece qui è rimasto intatto. Il concetto dovrebbe essere che questo supporto va ad inserirsi qui. Ecco, adesso non lo forzo per evitare che si rompa, sperando che non si rompa, probabilmente si romperà. Proseguiamo quindi con lo staccare altri pezzi, facciamo diciamo un grosso, poi cerchiamo di stampare i pezzi anche se rimarranno dei supporti e poi piano piano con le tronchesi andremo a staccare esattamente e perfettamente poi tutti i supporti che magari rimarranno attaccati. Vediamo che questa è una stampa di 5 modelli contemporaneamente, quindi sono tutti e 5 i micronauti stampati in un'unica sessione. Come possiamo vedere appunto abbiamo 5 gambe, in realtà come vi ho fatto vedere anche nella preparazione in C2 Box, in realtà ogni layer verticale corrisponde al corpo di un robot. Quindi abbiamo le due gambe, qui abbiamo le due braccia e qui c'è il corpo, mentre le teste sono state stampate da quest'altra parte. Abbiamo le 5 teste e quindi il singolo layer è stato duplicato 5 volte e quindi abbiamo 5 layer per creare i 5 micronauti. Sopra al corpo abbiamo posizionato i razzi, la parte bassa dei razzi, la parte superiore, quindi la punta dei razzi, e il supporto che sarebbero appunto questi zaini che poi appunto si andranno a connettere magneticamente ai razzi stessi, in questo modo qui. Continuiamo con lo staccare i vari pezzi. Ecco, una cosa che ho notato è che i pezzi superiori, alcuni sono venuti deformati. Ecco, un altro accorgimento nella tecnica delle stacking parts, tecnica che appunto ho utilizzato per questo genere di stampa, è quella di andare ad aumentare
il tempo di esposizione dei layer. In questo modo otteniamo appunto dei layer più solidi, più stabili e che quindi possono anche sopportare il peso della struttura che pian piano andrà a comporsi e che comunque è bella massiccia, è bella grande. Ecco, qui un pezzo di razzo è andato staccato, ok, manca un'altra punta e qui ci sono tutti i razzi dell'altro lato. La parte superiore di questi razzi è facile da staccare, ma devo stare molto molto attento a staccare i supporti invece delle parti inferiori perché sono veramente molto molto sottili. Ok, abbiamo staccato tutti i razzi, sono rimasti soltanto i corpi, i 5 corpi e le 5 teste. Quindi procediamo con staccare le teste che non mi danno grandi problemi, questa non sta bene, ma non fa niente perché ne abbiamo già due già belle pronte, una, due già pronte, già anche colorate, sperando che le altre siano venute bene, ma se non dovessero essere venute bene, comunque abbiamo già le 5 teste pronte che vi ho già fatto vedere nel precedente video. Ok, Baron Karza è venuto bene, mettiamo qui, l'altro Green Baron anche è venuto bene, vediamo Force Commander, ok, senza problemi, e Emperor anche qui, Emperor non ha avuto alcun tipo di problema. Stacchiamo velocemente anche le altre parti, sperando che appunto la stampa sia stata completata con successo anche per le parti inferiori. Diciamo che fino a questo punto gli oggetti sono stati stampati abbastanza bene. Dopo che stamperò tutto quanto, magari faremo una review veloce di tutto quello che è stato stampato. Non tutto è andato perfetto al 100%, ma diciamo un buon 90% secondo me è venuto bene. Procediamo però con staccare le altre parti, ok? Questo braccio è ok, anche questo è venuto bene. Stavo per staccare la gamba in una maniera che non mi stava piacendo. Questo braccio non ha problemi, così come questo. Procediamo, ecco una cosa che vi spiegavo durante la tecnica, durante il primo video della tecnica delle stacking parts, che dobbiamo stare attenti alla selva di supporti che si vanno a formare che possono appunto andare ad intasare e a bloccare alcuni elementi, alcuni oggetti che stampiamo e che quindi potrebbero essere difficili da staccare. Dobbiamo stare molto attenti perché appunto poi staccando, facendo eccessiva forza, poi potremmo produrre dei danni al pezzo che magari invece è stampato correttamente e quindi si tratta soltanto di avere quella delicatezza per poterlo staccare correttamente dai suoi supporti. Le braccia finora sono venute molto bene, si tratta di staccare i supporti, questa viene via facilmente. Ecco la prima gamba, come potete vedere è venuta perfetta, molto soddisfatto. Un'altra gamba venuta bene, un'altra gamba ancora. Procediamo velocemente, le gambe mi danno meno preoccupazioni perché comunque sono un oggetto piuttosto grande e quindi abbastanza solido, quindi non dovrebbero avere problemi a staccarsi dai loro supporti, anche perché ho stampato tutto con supporti leggeri e quindi si dovrebbero staccare appunto facilmente. Qui sono tutte gambe, adesso vi giro per farvi vedere il distacco delle altre gambe, vedete vengono via molto facilmente. E quindi ora sono rimasti in questa selva di supporti soltanto, cerco di farveli vedere, i corpi, i 5 corpi che cerchiamo di estrarre. Anche questi mi danno meno preoccupazioni perché comunque i corpi sono piuttosto grossi. Ecco il primo. Ecco il secondo che estrapoliamo dai supporti in maniera abbastanza agevole nonostante appunto i supporti siano veramente tanti. Terzo corpo, quarto corpo, la cosa più difficile è identificarli. Ecco qui, ecco il quarto corpo. L'unico problema è che alcuni supporti rimangono attaccati, ma non è assolutamente un problema. E questo è il quinto corpo. Possiamo vedere che la stampa, io sono abbastanza soddisfatto. Alcuni pezzi non sono venuti correttamente, sono soprattutto quelli più piccolini, che ho cercato di stampare nella parte superiore, ma comunque sia, evidentemente i supporti non erano sufficienti. Comunque sia, c'è un'altra cosa da dire, che questa è stata una riduzione del modello originale di Jig, che era originariamente 25 cm. Questo è stato un rescaling, diciamo, dell'oggetto, un rescaling al 70%, quindi ho ridotto l'oggetto del 30% in maniera proporzionale e quindi anche certi elementi, come ad esempio
queste punte sono state scalate del 30% e quindi sono diventate molto sottili e molto molto delicate. Alcune sono venute bene, altre si sono distaccate. Detto questo, però, il robot vero e proprio, tranne una testa che è venuta male, ve la faccio vedere, le altre 4 teste sono venute correttamente. Fortunatamente ho delle teste di ricambio, anche degli altri oggetti di ricambio, perché comunque ho già stampato Emperor e anche colorato, e ve lo farò vedere in un altro video, e quindi diciamo ho dei pezzi, delle parti da poter sostituire, e quindi non devo rifare tutta la stampa da capo. Però sono piuttosto soddisfatto, perché comunque, come possiamo vedere, adesso cercherò di togliere i supporti, vi farò vedere all'interno di questo piatto tutti i pezzi che abbiamo stampato con un'unica passata utilizzando la LGU Saturn 3 Ultra. Ok? Ci vediamo tra un attimo. Ok, quindi abbiamo concluso. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io penso che questa tecnica sia molto utile per velocizzare tutto il processo di stampa 3D, perché comunque attraverso un unico piatto riusciamo a stampare molti più pezzi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete anche voi testato questa tecnica, e ovviamente, se vi ha incuriosito, andate a vedere l'altro video in cui vi presento la tecnica con tutti i pro e tutti i contro, e con tanti tips piccoli a cui dobbiamo prestare attenzione affinché possiamo ottenere dei risultati soddisfacenti. Prima di salutarci, però, io vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto questo video, ma soprattutto, se volete aiutare questo progetto, iscrivetevi al canale per essere sempre avvisati per ogni video nuovo che pubblicherò, ma soprattutto shareate questo video a un vostro amico, anch'esso appassionato di 3D, di modellazione, di stampa 3D. Per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!